Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Siamo stati in live fino a pochi minuti fa ad analizzare ciò che è stata la partita. Ovviamente parliamo di Hellas Verona-Napoli, poiché le live sono lunghe e per chi se l'è persa mi rendo conto che è difficile poi da andarla a riseguire e trovare poi dei punti sui quali uno è d'accordo, discussioni che variano e spaziano comunque da un fatto all'altro. Siamo qui per fare un recap di ciò che è stata la partita, pagelle ai calciatori, semplice semplice, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per chi è nuovo e per chi non l'ha fatto ancora ragazzi, attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e immergiamoci e chiudiamo poi la partita Verona-Napoli e ci proiettiamo verso la sfida di Champions di martedì. Allora, un Napoli che continua a essere un Napoli dalle due facce. Mi è piaciuto molto più il primo tempo che il secondo, tant'è vero che abbiamo concesso, secondo me, troppo al Verona, più nel secondo tempo che nel primo. E è un motivo che si ripresenta sempre in tutte le partite. Al di là di quello che sia il risultato tra primo e secondo tempo, è un Napoli che nel primo tempo lo vedi in un modo, nel secondo tempo lo vedi in un altro. Bisognerebbe chiedere a Garzia cosa succede tra primo e secondo tempo, cosa viene detto. Comunque, senza andare ad infierire sull'allenatore che eh, viene preso come l'unico colpevole. Ci sono ovviamente tante cose per le quali Garzia è insufficiente, ma non è solo lui. C'è la società, ci sono delle scelte, c'è una comunicazione che non funziona, l'abbiamo già analizzata tante volte la situazione. Comunque un Napoli dalla doppia faccia, primo tempo di una maniera, secondo tempo in un'altra. Nel primo tempo trovavi un Napoli che ti lasciava quasi un attimo pensare, vabbè, la portiamo a casa la partita senza problemi. Nel secondo tempo cominciano a subentrare un attimo, cominciano ad entrare in gioco, ecco, gli scheletri dall'armadio, ma fa che forse il Verona ritorna, stavi subendo, prendi tiri, troppi tiri da lontano, i cross, la maggior parte dei cross comunque erano preda dei giocatori del Verona in area nostra. Meret comunque ha fatto tre parate, soprattutto nel secondo tempo, importantissime, tenendoci in partita, perché quando c'è da crocifiggerlo lo crocifiggo, quando c'è da elogiarlo lo elogio nella maniera più assoluta, ma lo faremo con le pagelle che andiamo a fare tra pochi secondi. Abbiamo ritrovato ovviamente Kvaratskhelia, ma l'aver ritrovato Kvaratskhelia secondo me è anche sbagliato da dire, perché Kvaratskhelia con Mario Rui è un altro calciatore su quella fascia. Con questo non voglio dire che Oliveira è scarso, è per caratteristiche. L'affinità che si crea tra Zielinski, Kvara e Mario Rui non è la stessa che si crea con Oliveira, Zielinski e Kvaratskhelia. Quindi se poi lo si lascia solo e incapace incapace a trovare spazio e a dover dribblare per forza, eh, viene da sé che poi rende meno, si stanca di più. La partita di oggi invece è stata propositiva e positiva anche perché hai avuto un Raspadori che si è portato un paio di avversari sempre a zonzo con movimenti da centravanti. Finalmente rivediamo Raspadori centrale ed è lì che deve stare. Non inventiamoci di nuovo ruoli, mezzale, eccetera, eccetera, per favore, perché ha fatto una discreta partita anche il nostro Raspa. Detto questo, andiamo a dare, scusate, i numeri. Diamo i numeri, diamo i voti ai nostri calciatori e chiudiamo un attimo questa situazione del Verona perché poi non da domani, ma sì, da domani in serata già mi proietterò verso la sfida di Champions. Meret 7 perché ci ha tenuto in partita, senza se e senza ma, ci ha tenuto in partita. Perché senza Meret, senza i salvataggi che ha fatto Meret nel secondo tempo, non la portavamo a casa. Non la portavamo a casa, sono convinto di questo.
perché il Verona era salito anche in condizione, poi acquisti fiducia, fai il gol e, e il 3-0 e il 3-1 non ti bastano per portare la partita a casa. Di Lorenzo 6 e mezzo, viene spostato anche a sinistra quando entra Zanoli. Vorrei sapere cosa è successo ad Olivera in questo caso, perché questo è un cambio che non ho capito. Zanoli per Mario Rui, Zanoli va a destra e Di Lorenzo a sinistra. Io avrei fatto rifiatare un attimo Di Lorenzo, perché tutte le partite che ci sono state già da inizio anno e tutte quelle che ci saranno, dobbiamo un attimo farlo riposare. Rachmani 6 meno, non gli do la sufficienza perché non mi è piaciuto sia di testa su Djuric, continuamente in ritardo, e sul gol del Verona, scusate, un tantino forse di colpa c'era anche lui. Ovviamente attenuante viene dall'infortunio, deve ritrovare minutaggio, sicuramente ci sono tutte le attenuanti del caso, però 6 meno non è un'insufficienza grave. Nathan 6 e mezzo, mi è piaciuto ancora una volta, abbiamo trovato il difensore centrale, al di là che possano essere fatti paragoni con Kim o non Kim, Nathan e Nathan, Kim e Kim, e Kim alla fine sta facendo panchina al Bayern, perché è lì che c'è un allenatore che forse è un tantino strano a livello di scelte, ma questo un altro paio di maniche, non è questo il video dove analizzeremo questa situazione. Nathan 6 e mezzo, mi è piaciuto anche in questa uscita. Mario Rui 6 e mezzo, quando deve lanciare la palla lunga la lancia lunga verso Quara, quando deve giocare palla a terra la gioca palla a terra, legge l'azione come si deve, nessun deficit a livello difensivo, errori madornali, 6 e mezzo. Caiust 7 e mezzo. Caiust va tra i migliori in campo, ma non è il solo. Caiust 7 e mezzo, inserimento, lo vedi che non è molto veloce nella corsa, però efficace, il passaggio sempre quel passaggio giusto, senza portare palla, senza andarsi ad ingarbugliare in situazioni con 2 o 3 avversari addosso. Passaggio, si smarca, non voglio dire elementare, però sì, semplice, ecco. Passaggi semplici, elude la marcatura, si infila, poteva anche segnare in un paio di occasioni. Stasera sarebbe stato poi la ciliegina sulla torta, che coronava una prestazione ottima. La Just 7 e mezzo. Diamo un 6 e mezzo allo Lobotka, diamo un 6 e mezzo a Zielinski, anche se credo che siano prettamente dettami tattici il fattore di un centrocampo diverso tra primo e secondo tempo. 7 e mezzo a Politano, 2 assist, un gol, è il migliore in assoluto del Napoli da inizio campionato, anche quando è stato sostituito. È per questo che quando vieni sostituito al 70esimo, 60esimo, 70esimo che sia contro il Real Madrid, quando sei il migliore in campo, potevamo stare anche primi in classifica con buoni rapporti. Forse Politano ti avrebbe mandato a quel paese lo stesso, perché lui è consapevole che è in condizione, sta giocando bene, l'abbiamo visto anche oggi con il Verona. Raspadori, 6 e mezzo a Raspadori, si è mosso bene come centravanti, ha fatto spazio, perché poi non è solo il far gol, non è solo il tirare in porta, non è solo questo, fare il centravanti, ma creare spazio per gli inserimenti di mezzale e esterni d'attacco. L'ha fatto molto bene. 2 calci di punizione, anche tutti e 2 tirati nello specchio, che mi hanno fatto sorridere da questo punto di vista, perché a Napoli non c'è chi tira le punizioni. Bene Raspadori, va bene così. Quara 7 e mezzo anche a Quaraschelia, così come Politano e Caiust, uno dei 3 migliori in campo. Quindi senza se e senza ma, Quaraschelia messo in condizione, lo ripeto, di poter giocare a pallone con spazi che si devono creare, perché Kvaratskhelia, quando viene raddoppiato, ha solo il dribbling come soluzione, ma se invece il raddoppio gli viene in movimento, nel senso che io ho 1 metro da te, ho al limite
qualcosina più di 1 metro e sono in movimento, anche se mi viene a raddoppiare un calciatore come Kvara, molte volte riesce a saltarti. Il problema nasce se mi vengono a prendere e se sono fermo sull'out di sinistra, ecco, senza mobilità, che nasce il problema della prevedibilità, perché è diventato un calciatore prevedibile, a quanto dicono i giornalisti, hanno preso le contromisure. La partita di oggi dice altro, ci ha portato comunque, è stato uno dei maggiori, è stato uno dei migliori calciatori che ci ha portato i 3 punti oggi, fondamentali questi 3 punti per eh, diciamo allentare un attimo la morsa, la tensione che ci sta a Castelvolturno, il presidente sta là a dirigere, eccetera, eccetera. Non voglio, però non ho letto ancora niente, poi andrò a rileggermi interviste, eccetera, eccetera. Al limite ci ritorneremo domani in mattinata. Non voglio che poi questa cosa diventi il motivo principale per cui il Napoli ha vinto la partita oggi, ovvero De Laurentiis a Castelvolturno. Non è così, avresti vinto la partita oggi comunque contro un Verona che è stato veramente pochissima, pochissima cosa. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Un abbraccio a tutti i miei iscritti e a chi si iscriverà dopo questo video. Mi auguro che qualcuno venga e si iscriva al canale. Sempre Forza Napoli. Ci vediamo domani. Ciao.